Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di crescita personale, spiritualità, meditazione, sciamanesimo e lo facciamo sempre partendo da un libro. Oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione per questa puntata Lo spazio delle varianti di Vadim Zeland. Allora, intanto possiamo dire che questo libro è il primo libro di una raccolta che si chiama Reality Transurfing. Che cosa possiamo dire di questo autore? È un autore un po' misterioso, non abbiamo grandi informazioni, sappiamo che è un autore russo, si pensa che prima di darsi alla scrittura fosse un fisico quantistico e la cosa strana, cosa particolare di questo libro è che ha avuto successo all'inizio solo in Russia e poi ha avuto un'espansione in tutto il mondo. Diciamo anche che Zeland è un po' il fautore di una nuova corrente di pensiero che è appunto il transurfing, che per alcuni aspetti ricorda molto anche la legge di attrazione, però aggiunge chiaramente altri concetti, elabora delle tecniche, perché poi lo scopo ultimo del transurfing e comunque di questa serie di libri è quello di insegnare alle persone come co-creare la propria realtà, come utilizzare i propri pensieri, le proprie attitudini, il proprio mindset e quindi come settare la propria mente per far sì che le cose vadano esattamente come noi vogliamo. In realtà vorrei anche aggiungere che Zeland ti hai parlato della legge di attrazione, ma in realtà lui attinge anche ad altre discipline, perché all'interno di questo pensiero ci sono dei concetti espressi nella Kabbalah, nell'alchimia, in tantissime discipline, anche nel taoismo per esempio. Il primo concetto, o meglio il concetto proprio cardine di questo libro è proprio lo spazio delle varianti, che prende poi anche il titolo del testo. E qui Zeland offre in qualche modo un concetto che è molto vicino alla fisica quantistica, perché lui individua lo spazio delle varianti come una sorta di campo quantico dove ci sono tutte le infinite possibilità immaginabili e possibili. Quindi chiaramente noi in questo momento, ognuno di noi sta vivendo una realtà, però lui parla di una realtà che è multidimensionale, ci sono varie dimensioni della medesima realtà con effetti e cause chiaramente diverse. Quindi poi quello che insegna anche attraverso il libro è imparare a spostarsi magari da una dimensione di realtà a un'altra che può essere più in linea con quello che noi desideriamo. Quindi diciamo, secondo Zeland, la realtà è multidimensionale, noi stiamo vivendo una realtà, ma questo non esclude l'esistenza di milioni di realtà parallele nelle quali noi potremmo magari vivere un'esistenza diversa, no? Un po' come il famoso film degli anni 90 Sliding Doors. Stavo pensando appunto proprio a quello, no? A tutte queste infinite possibilità che ci appaiono davanti e che dobbiamo scegliere, no? E quindi abbiamo tutto il ventaglio delle possibilità davanti a noi. Quindi Josué Zeland ci dice che siamo co-creatori della nostra realtà e ci dà anche degli strumenti per creare questa realtà. Infatti un altro dei concetti principali che affronta in questo libro è il framing, da framing in inglese che significa inquadratura, no? Perché inquadratura? Perché lui ci dice che essendoci queste infinite possibilità noi possiamo focalizzarci e quindi visualizzare il frame che riteniamo migliore per la nostra vita e quindi possiamo immaginarci già la situazione che vogliamo che sia in essere. E questo è molto importante anche perché a livello inconsapevole un po' tutti noi facciamo dei framing, no? Che poi alla fine sono anche i framing delle aspettative che possiamo avere nei confronti di un evento che dobbiamo vivere che ancora non si è realizzato. Il framing può essere in qualche modo influenzato dalle nostre paure, dalle nostre ansie, no? Tant'è che Zeland fa anche degli esempi di framing positivi e di framing negativi. Faccio un esempio: se io devo dare un esame all'università, un esame per il quale mi sono molto impegnato, ho studiato tanto, ma sapendo che è un esame difficile, chiaramente mi crea ansia. Io ho tre possibilità di fare framing nell'attesa del giorno dell'esame.
Un primo framing è quello chiaramente dettato solamente dalla paura e dall'ansia e quindi avrò, diciamo, il terrore di presentarmi all'esame, potrei immaginarmi degli scenari in cui vengo respinto a questo esame o magari in cui il professore mi fa delle domande a cui io non so rispondere o che magari mi portano a impappinarmi. Ecco, questo è il classico esempio di framing negativo, quindi a causa dell'ansia che io provo nei confronti di questo evento e anche a causa di quanto io ci tengo, no? Quindi l'importanza che io gli do, la paura potrebbe condizionarmi e farmi continuamente produrre nella mia mente, dentro di me, a livello quindi di pensieri ma anche di emozioni, un framing negativo che chiaramente andrà ad influenzare, essendo tutti noi creatori, co-creatori in qualche modo della nostra realtà, andrà a influenzare negativamente poi il risultato finale. Questo è un esempio di framing negativo. La scelta è sempre nostra perché noi potremmo in qualche modo autosettarci o attraverso anche un lavoro che facciamo su di noi, anche un lavoro di autosuggestione se vogliamo, per far sì di produrre continuamente nell'attesa dell'esame invece un frame positivo, dove io mi immagino di fare una bellissima figura all'esame, di rispondere brillantemente a tutte le domande, di ricevere, non so, un 30 e lode, di ricevere anche i complimenti da parte del professore. Quindi è quello che lui chiama intento esterno, no? Quello di focalizzarci su una situazione che vogliamo attirare a noi. Poi lui parla anche di intento interno, è quello di mettere in atto degli atteggiamenti che mi portano a raggiungere quell'obiettivo. Te hai fatto l'esempio di passare un esame, quindi l'intento esterno è quello di visualizzare che mi accadano degli eventi legati agli esami positivi e quindi che raggiunga l'obiettivo finale di superare l'esame. Ma io devo avere anche l'intento interno, che è quello che non posso presentarmi all'esame senza aver studiato, perché se io mi presento all'esame senza aver studiato, posso avere l'intento esterno, che è quello di attirare le energie, ma io devo aver studiato e quindi devo aver messo in atto degli atteggiamenti, dei comportamenti che mi portano poi all'esame. E questo è l'equilibrio di due intenti, perché se i due intenti non sono in equilibrio, non si raggiungerà mai l'obiettivo finale. Infatti il framing ha molte cose in comune col concetto che lui ha di intento esterno, per cui molte volte in maniera del tutto inconsapevole noi abbiamo un potente intento esterno, nel senso che per paura o perché siamo molto angosciati visualizziamo un evento che accadrà nel nostro prossimo futuro con degli scenari, diciamo, molto negativi, no? Questo lo facciamo senza però prendere consapevolezza che questo framing va ad alimentare un intento esterno che ha una grande forza energetica e proprio per questo andrà a influenzare poi l'esito finale di ciò che io dovrò vivere e sperimentare. Poi lui parla anche di un framing neutro. Lui consiglia di utilizzare o un framing positivo, quindi utilizzare l'immaginazione, la visualizzazione, l'autosuggestione per visualizzarci quello che noi vogliamo ottenere in modo positivo, no? In modo da creare un'energia che vada in quella direzione. Oppure in alternativa si può anche fare framing in modo neutro. Che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto togliere importanza all'obiettivo, perché quando diamo troppa importanza a ciò che desideriamo, quando diamo troppa importanza a un evento che dobbiamo in qualche modo vivere nel prossimo futuro, questo va un po' a bloccare il fluire dell'energia, va un po' a negativizzare l'energia perché se siamo in ansia proviamo quindi ansia, proviamo paura, proviamo angoscia e queste sono chiaramente tutte emozioni negative che andranno ad influenzare il mio framing nella direzione negativa, quindi contraria a quella che vorrei ottenere io. Il framing neutro, quindi togliendo già di partenza l'importanza che io ripongo nei confronti del risultato, mi fa avere un atteggiamento più zen e quindi affronto l'evento o la prova che sono chiamato a superare in maniera molto, molto zen. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire
innanzitutto non avere delle aspettative e poi di accettare qualsiasi risultato con la consapevolezza che se anche le cose non dovessero andare nel modo in cui io mi aspetto, la saggezza della vita è talmente più grande delle mie aspettative o dei miei progetti interiori che senz'altro le cose, se andranno in un determinato modo, è perché per il mio sommo bene devono andare esattamente così. Qui possiamo fare degli esempi pratici, possiamo fare anche degli esempi pratici riguardo alla nostra esperienza, no? Faccio l'esempio, noi avevamo in progetto di dedicarci allo sciamanesimo. Quando eravamo in Italia volevamo avere un centro nostro, no? Quindi l'idea era di dedicarci anima e corpo allo sciamanesimo e avevamo scelto la strada che riguardava l'avere un centro, comprarlo, metterlo in affitto, per poi andare a lavorare lì e dedicarci allo sciamanesimo. Cosa è successo? Sappiamo tutti, c'è stata la pandemia e quindi quella strada non era più percorribile in quel momento. Le scelte potevano essere due, o incaponirsi su quella strada e quindi dire io, il mio obiettivo è quello di aprire un centro olistico, di dedicarmi allo sciamanesimo e quella è la strada che voglio percorrere, quindi in questo momento c'è la pandemia, ok, ma lì devo andare. O l'altra cosa è dire ok, il mio obiettivo finale è dedicarmi allo sciamanesimo, ma che cosa posso fare di diverso per arrivare allo stesso obiettivo se questa strada in questo momento mi è preclusa? E questo è un cambio importante, no? Perché spesso ci fissiamo che quella è la strada migliore, ma in realtà la saggezza dell'universo è più alta di noi. E quindi magari ci sono delle strade che sono più adatte a noi e poi riusciamo ad arrivare lo stesso all'obiettivo finale. Quindi non dobbiamo programmarci troppo nello specifico, nei dettagli, quello che vogliamo. Dobbiamo avere l'intento. Poi come ci arriviamo lo vediamo durante il percorso. Dobbiamo saperci adattare durante il percorso. Hai fatto un esempio molto interessante, molto calzante per la puntata di oggi, perché effettivamente noi probabilmente per il percorso che già avevamo fatto, quando è arrivato questo grosso ostacolo, no? Che ci metteva chiaramente in difficoltà perché eravamo totalmente impossibilitati di continuare a fare i nostri corsi in presenza come facevamo appunto prima della pandemia, quando ci siamo visti totalmente impossibilitati di poter lavorare, abbiamo in qualche modo rinunciato anche al progetto di aprire un centro olistico, perché non sapevamo quanto sarebbe poi durata questa pandemia e questa situazione di restrizione dove le persone chiaramente non si potevano più aggregare. E grazie chiaramente anche al percorso che abbiamo fatto, ci siamo subito chiesti, ma se le cose stanno andando in questo modo, se lo spirito dell'evento mi sta dicendo che in quella strada io non ci devo andare al momento, ci sarà un motivo. E quindi il fluire con la vita è anche un dialogare con la vita. Se la vita ci mette davanti un grosso ostacolo, chiediamogli che cosa mi vuoi insegnare, quale altra via vuoi mostrarmi, perché probabilmente se arriva un ostacolo è sempre per un motivo. Chiaramente noi, avendo la parte razionale predominante, tendiamo sempre a non credere al fatto che ci sia una saggezza che ci guida nel corso della nostra vita e pensiamo che tutto sia gestito dal caos, ma in realtà non è così. Quindi se arriva un evento anche forte che magari possiamo percepire come altamente sfidante, è perché noi dobbiamo andare in una direzione per noi importante o fare una scelta diversa da quella che chiaramente avevamo in mente a livello razionale. E quindi lo spirito dell'evento viene a noi per spingerci verso una direzione che è per noi migliore. Hai parlato di spiriti di eventi, ma hai parlato anche di energie, no? E qui secondo me entra anche in causa quello che lui chiama il pendolo, no? Pendolo positivo, pendolo negativo. Se vuoi spiegare magari in maniera semplice che cos'è un pendolo. Sì, il pendolo è un concetto molto interessante che è praticamente lo stesso del concetto dell'egregora. Quindi il pendolo, secondo Zeland, è una struttura energetica formata da un gruppo di persone unite magari per una causa, per un motivo,
e quindi magari agiscono e pensano anche in maniera similare, no? Faccio un esempio, un partito politico è un pendolo importante perché io sposo gli ideali di quel partito, li faccio miei e quindi c'è anche il rischio che sposando gli ideali di quel partito potrei anche sposare delle idee che in realtà però non sono mie al 100%, in realtà io non credo in alcune cose, ma sposando quel partito me le faccio andare bene, no? Quindi il problema del pendolo qual è? Che quando noi entriamo all'interno di un pendolo, in qualche modo veniamo anche condizionati su quelli che sono i nostri pensieri, i nostri ideali, i nostri valori, le nostre priorità. Quindi abbiamo fatto l'esempio del partito, ma anche la religione stessa è un pendolo molto forte. È chiaro che all'interno di una religione ci sono vari dogmi e io, magari essendo una persona con un cervello pensante, potrei non essere d'accordo su tutti i dogmi proposti da quella religione, ma chiaramente se decido, per esempio, di essere cristiano, per essere cristiano, io tutti quei dogmi li devo in qualche modo sposare. E questo è un modo attraverso il quale questi pendoli gestiscono, manovrano anche la nostra energia. Perché questo? Perché ogni pendolo è una struttura energetica. Sappiamo che le persone hanno un potere, hanno un'energia. Quando le persone si uniscono con una medesima causa o anche guidati dagli stessi ideali, questa energia si amplifica in base al numero delle persone e quindi è come se si creasse una sorta di entità a sé stante, cioè quell'organizzazione, quella religione che magari è fatta di tante persone, però l'energia che si viene a creare è come se desse vita a un'entità a sé stante, un'entità che poi vuole essere nutrita di questa energia e quindi tenderà a cercare sempre più adepti, no? Come nel caso per esempio delle sette, se vogliamo, più seguaci e con il tempo tenderà sempre a chiedere di più ai suoi partecipanti. Sì, te hai parlato di associazioni, di partiti politici, ma possiamo trovare questi pendoli anche nella realtà di tutti i giorni, in esempi anche molto più semplici. Per esempio al lavoro potremmo trovare due pendoli, il pendolo delle persone che fanno il gruppetto, che sono negativi, che vedono tutto in negativo, tutto nero, e il pendolo invece magari di persone che sono positive, che vedano in quel lavoro la possibilità di far carriera o di apprendere delle cose che poi possono servirgli in futuro. E quindi abbiamo proprio due polarità, no? Appunto, una polarità negativa e una polarità positiva. E quindi noi possiamo scegliere in quale polarità fermarsi, se in quella positiva e in quella negativa. Ovviamente Zeland ci dice che dobbiamo sposare i pendoli positivi e non quelli negativi, tanto che uno dei concetti di cui lui ci parla è la scelta della variante e quindi siamo noi che possiamo scegliere come se fosse un film, quando la sera andiamo davanti al televisore, abbiamo il telecomando in mano e possiamo scegliere di vedere un film drammatico, un film triste o magari un film motivazionale, no? E quindi la scelta della variante è proprio quella, scegliere in che pendolo voglio stare, quale variante voglio. Quindi voglio una vita appagante, mi devo sintonizzare con quel pendolo, col pendolo più vicino a quella frequenza e sicuramente non con quello negativo che mi fa allontanare dall'obiettivo finale. Possiamo dire, Giosuè, che il fulcro centrale di questo libro è proprio il creare la realtà. Ma Zeland ci dice che non dobbiamo fissarci troppo su come arrivare al nostro obiettivo, noi dobbiamo focalizzare bene l'obiettivo, come abbiamo detto dobbiamo avere l'intento esterno, l'intento interiore, però non dobbiamo strutturare troppo il percorso davanti a noi per arrivare all'obiettivo, dobbiamo un po' adeguarci, no? Perché comunque la vita non è programmabile e quindi ci saranno sempre delle cose che mi succederanno e che per me saranno, come possiamo dire, delle cose che mi Destabilizzeranno. destabilizzeranno, ma io non mi devo staccare dall'idea che il mio obiettivo finale è sempre quello. E cosa consiglia Zeland per, diciamo, imparare a navigare le acque della vita, no? Perché da quello che dici mi viene in mente un po' la figura del marinaio che deve dirigere una barca a vela, no?
Chiaramente ci possono essere dei venti contrari rispetto alla direzione dove lui vuole andare e la bravura del marinaio sta proprio nello sfruttare le correnti contrarie per arrivare comunque alla direzione da lui stabilita. Quindi a volte vuol dire anche seguire una via alternativa, una modalità alternativa, utilizzare come energia il vento in questo caso, anche se apparentemente sembrerebbe spingerci in tutt'altra direzione. Però gli obiettivi in realtà nella nostra vita sono anche semplici. L'obiettivo può essere quello che devo fare una vacanza, devo prendere l'aereo e mi devo recare, che ne so, in Spagna, in Grecia. Quindi il mio obiettivo è godermi la vacanza. Però possono succedere delle cose come un ritardo di un aereo, un volo cancellato o tante altre cose. Questo però non ci deve mettere in condizione di vivere male la vacanza. Dobbiamo trovare il positivo in quella situazione. Per esempio, nel ritardo di un aereo al giorno dopo potrebbe essere la possibilità di visitare il posto dove mi sono fermato, perché magari non ho mai sperimentato, non ho mai visitato quella città, quella regione, quella nazione. E dobbiamo sempre vedere che c'è un lato positivo. Siccome abbiamo parlato prima di dualità, se c'è un evento negativo c'è sempre una parte positiva e noi dobbiamo concentrarci su quella. Oppure a volte un ritardo, come l'esempio che hai portato, potrebbe darci la possibilità di incontrare una persona che poi si rivelerà essere importante per noi, magari perché diventa l'amore della nostra vita o perché ci dà la possibilità di fare un'esperienza per noi importante. Quindi c'è sempre un motivo. Ecco, l'essere umano deve un po' abbandonare l'idea di sapere che cosa è meglio in assoluto per lui, no? Perché non è così, non può avere una visione così ampia, non ha la visione del futuro, di come andranno le cose o di dove ti può portare un imprevisto. Per cui ecco, quello che lui insegna lo trovo molto giusto e ci porta proprio ad accogliere tutte le varianti inaspettate di un evento e scoprire con la curiosità di un bambino, l'innocenza anche di un bambino, quali doni questo imprevisto ci può portare. Se Giosuè vogliamo fare un sunto dei concetti principali espressi in questo libro, che poi altro non sono che delle tecniche per vivere in consapevolezza la nostra realtà. Più che altro per imparare a co-crearla nel modo corretto e non in modo inconsapevole. Sì, allora diciamo che Zeland consiglia come prima cosa il fatto di prendere consapevolezza dello spazio delle varianti, quindi non pensare in maniera rigida che la realtà che noi stiamo vivendo oggi sia l'unica possibile. Questo è un errore chiaramente grossolano che possiamo fare che ci toglie potere. È una delle possibili realtà, è una delle infinite possibilità. Io questa realtà la posso cambiare e lui ci insegna attraverso questo testo come cambiarla. Innanzitutto dobbiamo avere un intento, quindi dobbiamo sapere che cosa noi vogliamo. Se per esempio non ci piace il lavoro che stiamo facendo perché non è il lavoro dei nostri sogni, l'intento deve essere quello di trovare un lavoro che veramente ci piace, che veramente ci fa battere il cuore e poi dobbiamo sintonizzare questo intento interno e che quindi nasce dal di dentro con l'intento esterno. Che cos'è l'intento esterno? Sono le azioni, le varie azioni che noi tutti i giorni possiamo fare per raggiungere quella destinazione, no? A volte le persone si fermano all'inizio, no? Non vanno avanti nel seguire i propri sogni perché gli sembra troppo grande il progetto di per sé, gli sembra irraggiungibile la meta. E io dico sempre, un elefante lo possiamo mangiare, no? Anche se abbiamo uno stomaco così, noi tutti possiamo mangiarci un elefante intero, però ce lo dobbiamo mangiare un pezzo alla volta. E quindi lo cuciniamo, lo surgeliamo e poi un pezzettino alla volta ce lo mangiamo, no? E allo stesso modo noi possiamo avere dei grandissimi sogni,
possiamo raggiungerli, possiamo realizzarli con la consapevolezza che per alcuni sogni sarà più facile, ci vorrà meno tempo, per altri il processo è più lungo. Se io sogno di perdere 30 kg e di vedermi nuovamente in forma davanti allo specchio, chiaramente il mio intento interno è quello di perdere peso, ma devo coltivare contestualmente anche l'intento esterno. E l'intento esterno vuol dire seguire una dieta, vuol dire non sgarrare, vuol dire fare attività fisica, fare tutte quelle azioni che sono in linea con il mio obiettivo. Sì, e vorrei aggiungere anche un'altra cosa rispetto a quello che hai detto. L'obiettivo, potremmo dire, parlando a livello sciamanico, che devo capire quale è il mio posto nel mondo, perché se io non so qual è il mio posto nel mondo, non potrò mai crearmi la mia realtà. Sì, come sempre l'intento è fondamentale, quindi devo avere un intento chiaro. Io che cosa voglio? Se sto male, se soffro, se provo disagio, se non sono felice, invece di continuare ad oltranza come una sorta di robot, la mia esistenza senza cambiare mai nulla, devo guardarmi dentro, devo capire che cos'è che non va e devo agire per andare nella direzione auspicabile per me. E tra le varie tecniche che Zeland consiglia c'è appunto il framing, che è potentissimo, e quindi ok, voglio perdere 30 kg, ritorniamo all'esempio della perdita di peso, io posso fomentare e rafforzare anche il mio intento esterno, che chiaramente richiede disciplina, richiede sforzo, il seguire una dieta, fare attività fisica. Posso rafforzarlo meditando tutti i giorni, e mentre medito visualizzo il risultato finale e quindi immagino magari di vedermi allo specchio con il corpo dei miei sogni e di provare quella gioia, quella felicità di aver raggiunto il risultato, di avercela fatta. E questo vuol dire prendere consapevolezza del potere della propria mente, perché quei momenti di meditazione e di visualizzazione vanno a creare un campo energetico che poi condiziona anche la mia forza di volontà nel seguire una dieta, condiziona le mie scelte, quindi magari mi trovo a mangiare fuori con gli amici e non so, mi andrebbe la pizza, ma proprio perché io ho un'energia interiore forte creata da determinate sessioni di visualizzazione, avrò più padronanza di me e sarò più portato a fare la scelta più giusta, no? E quindi magari invece della pizza, che so che non posso mangiare perché sono a dieta, sceglierò, non so, una Caesar salad, no? Che magari è sfiziosa, però chiaramente non ha le calorie della pizza. Ovviamente, Giosuè, quando parli di visualizzazione non intendi solo visualizzarlo con gli occhi, ma entrare con tutti i sensi e quindi di viverlo a livello proprio sensoriale, non solo di visualizzare l'immagine. Prima hai parlato di un posto di lavoro, di visualizzarmi in quel posto di lavoro che sto lavorando al computer, ma di provare proprio tutte le emozioni belle, ovviamente, che io voglio in quel posto di lavoro, voglio in quell'esperienza. Certo, e infatti diciamo il framing o comunque la visualizzazione funziona se noi utilizziamo la modalità sciamanica. Cosa vuol dire questo? Accedere a uno stato di espansione della coscienza. Io devo andare in una sorta di trance, anche se leggero, per cui quando io visualizzo devo essere lì, devo sentire quelle sensazioni, no, che proverei se quello che io sto immaginando fosse già presente nella mia realtà. Devo sentire di avercela fatta, devo provare gioia, perché è questo che poi va a scaturire l'energia che creerà una forza attrattiva che mi permetterà di raggiungere il mio obiettivo molto prima del previsto. Io infatti ho parlato all'inizio di visualizzazione abbinata alla meditazione. Se io mi metto a visualizzare dopo aver lavorato tutto il giorno, sapendo che devo andare a fare la spesa o a cucinare la cena, chiaramente lo farò in maniera fredda, logica, razionale, non ci metterò pathos e servirà praticamente quasi a nulla. Se visualizzo lo devo fare entrando in quel piano di realtà. Come dice Zeland, tu scegli il piano di realtà.
per sceglierlo devi visualizzarti lì, vivere quello che vivresti lì e poi chiaramente se lo facciamo con una certa continuità questo va a creare un campo energetico che mi aiuta tantissimo, mi spinge, è un motore forte che mi porta esattamente dove io voglio andare. Quindi a livello sciamanico potremmo dire che devo visualizzare con il cuore e non utilizzando lo strumento della mente. Sì, perché purtroppo l'errore che fanno tanti, che poi dicono ma io ho provato a visualizzare e non funziona, è perché lo fai con la mente, non lo fai con l'anima. Quando tu provi emozioni durante la visualizzazione, è come quando guardi un film, no? Il film lo puoi vedere in vari modi. Lo puoi vedere mentre sul cellulare ti controlli la posta, gli dai poca importanza, ascolti soltanto il dialogo e di quel film ti rimarrà poco e nulla, oppure ti puoi immergere in quel film, puoi vivere quello che vivono i protagonisti, provare emozioni, sensazioni, piangere, ridere, essere lì dentro. Ecco, bisogna visualizzare così. Allora, così funziona. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se avete dei libri da consigliarci, scrivetelo nei commenti e magari ne parleremo nelle prossime puntate. Se siete arrivati fin qua, mettete un bel like al video e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo per una prossima puntata di Spiritual Podcast. Ciao! Ciao!